Ciao a tutti collezionisti della federazione, benvenuti a questo nuovo video dedicato, come potete vedere dalla brown box che abbiamo davanti, alla action figure museum grade di Exo 6. Allora, come sapete già tutti ormai, perché abbiamo già fatto alcuni video dedicati a queste action figure, la Exo 6 è una società che possiamo definire chino-americana, nel senso che il suo boss Nanjin Tam, che saluto, ciao Nanjin, e che è il fautore dell'idea di portare avanti, diciamo, la fabbricazione di queste action figure così dettagliate dedicate al mondo di Star Trek. È una società appunto diciamo che opera con la parte manufatturiera in Cina, come tutte ormai le società dedicate a questi tipi di prodotti da collezione, però con una vena americana negli Stati Uniti, in quanto Nanjin vive negli Stati Uniti, se non erro in California, quindi comunque possiamo identificarla come una società cino-americana. Allora, questa volta il bravo Nanjin ha deciso di deliziarci con una action figure che sicuramente farà contenti tutti i fan della serie Star Trek Voyager. Come potete vedere chiaramente appunto dalla confezione, questa volta parleremo dell'action figure in scala 1 a 6 dedicata a 7 di 9. Diamo una rapida occhiata alla brown box. Come potete vedere riporta il logo della Exo 6, l'indicazione Exo 01001. Qui c'è un chiaro riferimento sempre al personaggio di 7 di 9, no? Perché era il terziario aggiunto dell'unimatrice 001, se non ricordo male. Quindi abbiamo praticamente un richiamo a quello che era l'identificazione del personaggio nella serie TV. L'indicazione che è in scala 1 a 6 e appunto il nome del personaggio che è 719, quindi 7 di 9, made in China, come potete vedere. Dai lati laterali non riporta niente di particolare, come del resto anche nella parte top e down, mentre nell'altro lato riporta nuovamente tutti i dati identici che abbiamo appena visto. A questo punto direi che possiamo passare direttamente a estrarre la confezione dalla brown box e parliamo dell'impatto grafico che hanno usato per questa per questo package. Ma prima di farlo vorrei ringraziare la redazione di Extra Trek, capitanata dal grande Claudio Finazzi, con il quale io collaboro ormai già da un po'. Come sapete, Extra Trek è un sito web, ma è anche un canale YouTube. Vi invito sia a visitare il sito sia ad iscrivervi al canale YouTube, perché siamo un vero punto di riferimento per quello che riguarda la fantascienza in Italia. Chiaramente abbiamo una spiccata verve nei confronti del panorama che riguarda Star Trek, come del resto è chiaro dal nome del sito e del canale, però ci occupiamo anche di tutto quello che è la fantascienza in generale, ovviamente la fantascienza che merita e che riporta sempre un discreto numero di appassionati al mondo. In questi giorni ci stiamo occupando della terza stagione di Picard, questa bellissima serie di successo che chiaramente trae origine dalla serie Star Trek The Next Generation e ci racconta un po' l'evoluzione che ha avuto col passare degli anni i personaggi legati a quella serie, quindi quali sono le loro realizzazioni finali come attività, come carriera, eccetera eccetera eccetera. È una serie che sta riscuotendo un discreto successo, anzi direi un ottimo successo, e che addirittura si vocifera potrebbe proseguire per un'ulteriore stagione. Quindi mi raccomando, seguiteci così rimanete sempre aggiornati su queste cose. Bene, a questo punto passiamo direttamente ad estrarre la confezione. Allora, ecco qua, questa è la confezione dedicata all'action figure di 7 di 9. Allora, come di consueto ritroviamo tutto l'impostazione grafica che ormai Exo 6 è di abitudine usare. Troviamo qui l'indicazione che è adatta a ragazzi da 15 anni in su, il logo Star Trek Voyager, Exo 6, dei disegni grafici ispirati all'equipaggio della Voyager.
chiaramente non sono foto, ma sono disegni artistici dedicati un po' ai personaggi appunto della serie. L'indicazione del nome del personaggio, quindi 7 o 9, scala 1:6 figure. Allora, qui come vedete di lato troviamo il resto dell'equipaggio. 7 di 9, per chi non lo sapesse, chiaramente è questa. Scherzo, perché ovviamente tutti i fan di Star Trek sanno perfettamente chi è il personaggio. Qui dietro troviamo l'indicazione del contenuto della confezione, che come potete vedere ha le seguenti parti. Allora troviamo la figura di 7 in scala 1:6, appunto composta da più di 30 punti di articolazione. La scultura del viso è chiaramente ispirata all'attrice che ha interpretato il personaggio, ovvero Jeri Ryan. Ha la sua uniforme più gettonata, no? In quanto lei comunque è stato un elemento non facente parte della flotta stellare, ma è stato aggregato in seguito a un salvataggio da un cubo Borg, in quanto era una terrestre che da bambina è stata assimilata dai Borg. I Borg, chiaramente tutti i fan di Star Trek sanno perfettamente chi sono. Per chi non lo sapesse, era una razza aliena che aveva l'abitudine di innestare parti tecnologiche all'interno dei corpi biologici, quindi erano una via di mezzo tra l'uomo e la macchina, se vogliamo, no? E avevano come unico scopo quello di migliorarsi evolvendo, assimilando altre culture e aggiungendo tutte le particolarità biologiche e tecnologiche migliori alla loro specie, se vogliamo chiamarla così, ma in realtà poi alla fine era una cozzaglia di specie diverse con impianti tecnologici innestati, quindi non c'era poi alla fine una vera evoluzione biologica, ma solo tecnologica. Troviamo anche il fucile phaser ed un tricorder con relativa custodia, il phaser tipo 2 con relativa custodia, un pad, le varie mani intercambiabili, tra cui anche quella per iniettare le nanosonde Borg all'interno dei corpi, e una basetta di supporto. Qui troviamo tutte le solite indicazioni che riguardano appunto le avvertenze per l'età eccetera eccetera. Chiaramente si sconsiglia di lasciarle in giro se abbiamo bambini con meno di 3 anni, perché alcune parti sono piccole e potrebbero essere ingerite accidentalmente, quindi mi raccomando, prestate attenzione se avete bambini in casa. Qui ci sono le indicazioni appunto della Exo 6, come possiamo vedere viene riportato l'indirizzo di Hong Kong e poi tutte le cose che riguardano il copyright eccetera eccetera eccetera. Ok, bene, allora vediamo anche dall'altro lato. Possiamo trovare l'indicazione Starfleet Museum United Federation of Planet, perché questa linea di prodotti è stata appunto chiamata da Nanjin Tam, che vi ricordo è il boss degli Exo 6, museo della flotta in pratica, in quanto per suo dire sono action figure di grado museale, quindi esponibili in un museo per come sono fatte bene. E quindi finisce qui quello che possiamo dire sulla confezione. Anche qui riporta più o meno le stesse cose, vedete, e stessa cosa anche sotto, che è completamente vuoto, senza nessun'altra indicazione. A questo punto sfiliamo la parte esterna della confezione. Ecco qua, come vedete si estrae a baionetta e viene esposta una composizione a vetrina. Io chiaramente avevo già aperto la confezione perché ho voluto ispezionarla appena arrivata, perché ho visto, come avete potuto vedere anche voi, che la brown box presentava delle piccole acciaccature, delle piccole imperfezioni. Dico, non vorrei che si fosse rovinata dentro, quindi io l'ho già visionata, però non l'ho estratta dalla confezione, quindi lo farò adesso insieme a voi. Allora, ecco qua. Nella parte dietro del blister in plastica troviamo questo stand che servirà per tenere in piedi esposta la figure. Si può tenere anche senza, però con questo chiaramente il risultato sarebbe migliore. Ok? Ecco, lo faccio vedere un attimo meglio, tirandolo fuori dalla bustina.
ecco qua. Questo chiaramente è regolabile sia in altezza, come potete vedere, e poi si può allargare un pochino per farlo, diciamo, agganciare al, diciamo, al ventre della figure, ok? Questo poi andrà innestato sopra la basetta vera e propria, in maniera da evitare cadute accidentali. Lo mettiamo momentaneamente da parte e andiamo ad aprire il blister vero e proprio. Allora, questa figure ha una particolarità. A detta del boss dell'Exo 6 non verrà più ristampata. Questo perché? Perché a quanto pare la realizzazione del corpo di 7 di 9 è stata piuttosto difficoltosa per, diciamo, le caratteristiche volute appunto dal boss, e quindi, diciamo, anche la società che si occupava, diciamo, dello stampaggio della stessa ha detto che non avrebbe voluto più operare con questo tipo di difficoltà tecniche, e quindi a quanto pare queste sono le uniche figure di 7 di 9 dell'Exo 6 che vedranno mai la luce. Altro motivo per cui non verrà ristampata: sembra che, siccome chiaramente Exo 6 è una società nuova e piuttosto giovane, quindi le risorse chiaramente non sono illimitate, conservare gli stampi ha un certo costo abbastanza elevato, si parla degli affitti mensili per i magazzini che sono elevati, e di conseguenza Najintam non poteva affrontare un discorso di stoccaggio dei master, no? Di quelli che servono per stampare le figure. Di conseguenza pare proprio che queste saranno le uniche, e questo renderà sicuramente il loro valore nel tempo molto alto. Diciamo che è stato tentato di impedire anche l'approvvigionamento di più copie per lo stesso cliente, però ciò non toglie che magari alcune persone potrebbero essere riuscite ad accaparrarsene più di una, magari acquistandole non direttamente dal sito della Exo 6, ma magari da, diciamo, dei venditori esterni, quindi non è escluso che ne potrebbero uscire alcune con dei prezzi lievitati in maniera abnorme. Ma varrà la pena spendere tanti soldi per questa figure? Adesso lo vediamo. Allora, innanzitutto vi faccio vedere che, compresa nella confezione, come ormai di consueto, troviamo la card. Questa card, che vi ricordo, se mettiamo contro luce, è semitrasparente e ricorda molto i pannelli L-Cars delle astronavi, serve perché nel caso foste fortunati ad incontrare Jerry Ryan potreste chiedergli di farvi un autografo su questa card e metterla esposta vicino all'action figure. Se ciò non accadesse, potrete comunque usarla come riferimento per diciamo le informazioni di base della figure, in quanto vedete è riportato il nome Annika Hansen, che è il nome umano di 7 di 9, poi H709, che chiaramente è la sua indicazione come Borg, e in inglese c'è scritto anche terziario aggiunto dell'unimatrice 01. Bene, mettiamo da parte anche questa e possiamo passare direttamente a vedere la figure. Allora, come potete vedere, questa figure ha molti accessori in dotazione, ok? Possiamo vedere un fucile phaser, possiamo vedere appunto in alto le custodia per il tricorder e per il phaser, il tricorder stesso, un pad, la mano per l'iniezione delle nanosonde Borg, altre mani con gli apparati Borg messi sopra in varie pose, e le mani in versione normale, umane, diciamo, ok? Più l'action figure di 7, e sotto di essa vedete c'è l'esagono, quella è la basetta espositiva vera e propria. Adesso vedremo tutto un pochino più in dettaglio. Ecco qua, cominciamo da 7. Come vedete la Exo 6 protegge sempre molto queste figure con tutte le varie bustine appunto di protezione per evitare che possa in qualche modo sporcarsi. Qui chiaramente toglierlo dalle mani sarà un po' più complesso perché è legata con il nastro intorno, lo farò dopo. Ed ecco qui la figura. Adesso la analizzeremo bene. Chiaramente trovargli un po' l'equilibrio non è facile perché ha dei stivali con il tacco, quindi diciamo non ha un equilibrio proprio facilmente impostabile.
Allora, cominciamo dalla basetta. Come vedete, la classica basetta esagonale che già abbiamo visto nelle altre action figure della Exo 6, ok? È possibile sostituire questo, diciamo, inserto grafico all'interno con quest'altro che simula una pedana del teletrasporto più grande. In pratica, unendo più esagoni insieme si otterrà diciamo, questo stesso disegno, però in versione più grande, dove poter mettere, diciamo, tutte le figure insieme. Però chi vuole metterle, diciamo, esposte in maniera separata può farlo direttamente lasciando questo inserto qua. Poi abbiamo il tricorder con la relativa fondina. Come potete vedere, la fondina è dello stesso colore dell'uniforme di 7, chiamiamolo uniforme ma è un outfit che non è della flotta stellare, quindi chiamarla uniforme forse è sbagliato. Come vedete è dotata di magnete perché è possibile farla aderire al corpo di 7 e lo si farà tramite questa cintura che vedete qua, che va chiaramente inserita qui all'altezza della vita della figure, e poi tramite appunto i magneti, vedete, si reggerà tutto in posizione. Il tricorder, come sempre, è realizzato sempre con i magneti, in maniera da poterlo realizzare sia in maniera chiusa che aperta, simulando il funzionamento. Come vedete, l'aspetto grafico è molto buono. Anche l'idea del magnete che lo, diciamo, consente di posizionare in maniera aperta è stata una bella idea. Chiaramente una volta chiuso si può riporre all'interno della custodia. Ecco qua, oppure anche in quest'altro modo. Eccolo qui, e appunto metterlo alla cintura. Stessa cosa per il phaser tipo 2, anche qui la realizzazione è ottimale. Il livello di dettaglio è molto buono, d'altronde sono anche linee semplici queste dei phaser della federazione, quindi è molto facile replicarli in maniera ottimale. E anche lui è dotato della sua fondina dotata di magnete su cui può essere, diciamo, riposto e poi messo alla vita appunto della figure. Questo è il classico pad usato dall'equipaggio della Voyager, con tutti i vari inserti grafici incollati sopra per simulare il suo funzionamento. Anche questo è realizzato discretamente bene, anche se forse rimane meno meno, diciamo, spettacolare sotto certi aspetti rispetto a come è realizzato il tricorder. Però anche questo, insomma, fa la sua figura, quello che deve fare alla fine. Ottima la realizzazione del fucile phaser, come vedete è abbastanza grande in scala, ovviamente con la figure, è anche abbastanza pesante, ragazzi, vi assicuro che si sente un leggero pesetto, ovviamente non un peso eccessivo, però comunque si sente che il materiale c'è, non è proprio come se pesasse niente, un po' di peso si sente. È realizzato abbastanza bene, i dettagli sono buoni, c'è forse una leggera imperfezione di verniciatura qua, ma poca roba, diciamo, niente di particolarmente fastidioso. Qui si può girare, vedete, anche la, diciamo, cordicella per fare in modo di posizionarlo in maniera migliore. Qui magari un po' dura, non gira, magari lo vedrò dopo bene in seguito perché non vorrei rompere qualcosa, però con questa si può far mettere a tracolla il fucile al personaggio, ok? Chiaramente è una replica del fucile phaser visto in Star Trek Voyager. Ovviamente, come vi ho detto, ci sono vari mani intercambiabili che adesso non vi starò a far vedere tutte perché tanto sono le classiche pose aperta, a pugno, eccetera eccetera, però è degna di nota e di essere mostrata la mano per l'inserimento delle nanosonde Borg, e questo è stato veramente un tocco di classe perché sinceramente non credevo che venisse inserita, in quanto comunque non è stata vista troppe volte, diciamo, durante la serie, e poi tutto sommato alla fine il personaggio di 7 cercavano sempre di farlo vedere più come un ex Borg che però voleva tornare alla sua natura umana, quindi il fatto di mostrarlo come in questo caso con una tecnologia Borg, credevo che in qualche modo magari non fosse ritenuta così importante da parte dell'Exo 6. Invece
devo dire che sono rimasto notevolmente sorpreso di trovare questo inserto nella confezione. Come vedete è estremamente dettagliato, queste queste corde, come vogliamo chiamarle, questi tubicini per le sonde sono realizzati in maniera molto bella, l'effetto che danno è molto realistico, anche il disegno di tutto il resto dell'impianto Borg sulla mano è realizzato con un buon livello di dettaglio, ok? E quindi questo sicuramente potrebbe essere un inserto utilizzabile per ricreare una delle varie scene che abbiamo visto in Voyager, dove Sette doveva appunto interagire con la sua parte Borg per risolvere qualche problema. Ok, quindi questa è sicuramente una parte molto apprezzabile degli oggetti inseriti nella figure. Il resto, come vi ho detto, sono classiche mani con mano aperta, mano a pugno e così via, quindi diciamo più che altro realizzate in modo tale da fargli tenere in mano i vari oggetti di scena, chiamiamoli così, come il phaser e il tricorder, ok? Ma adesso andiamo ad analizzare un po' meglio invece la figura di 7. Bene, ecco a voi 7 di 9 della Exo 6. Allora, iniziamo facendo qualche critica alle cose che secondo me non vanno. Allora, è realizzata bene sotto il complesso dell'aspetto generale, ok? Quindi diciamo che guardandola di primo impatto riconosciamo il personaggio ovviamente di 7 di 9. Quello che secondo me non è proprio azzeccato al 100% è la somiglianza con Jeri Ryan, ovvero con l'attrice che interpretava il personaggio. Diciamo che dipende molto dal punto di osservazione, nel senso che guardandola frontalmente io sinceramente sì, arieggia un pochino a 7, però non ci vedo proprio una somiglianza spiccicata, eccezionale. C'è, ma non c'è allo stesso tempo. Ora cercherò di farvela vedere meglio. Eccola qui. Allora, questa posa messa così con questo grado di zoom si ricava una somiglianza migliore. Guardandola invece a distanza, la somiglianza secondo me si perde un po'. Forse dovuto in parte anche alla capigliatura, perché per come è realizzata a me sembra un po' troppo gonfia rispetto a come era quella realmente di 7 di 9, ma forse me lo ricordo male io, però mi sembra che facesse un po' meno volume. E poi comunque il fatto di realizzarla con un sistema così in plastica, quindi non con con dei capelli artificiali o meno, chiaramente fa perdere parecchio al lato estetico del personaggio. Ovviamente realizzare questo tipo di cose non è semplice, avrebbe sicuramente l'utilizzo di capelli o capelli artificiali avrebbe innalzato il costo in maniera esagerata, e quindi probabilmente la Exo 6 ha deciso di mantenerle a un prezzo più abbordabile per i collezionisti dei franchise di Star Trek, e quindi abbia optato per una soluzione più economica e sicuramente anche più veloce da produrre, ok? Gli lineamenti del viso visti dal lato del fianco, ok, vista di lato, possiamo vedere il naso di 7 di 9 che in qualche modo somiglia a quello della Hansen. La parte del sopracciglio, degli occhi anche possiamo dire che ha un po' di somiglianza. La parte sotto della bocca mi convince un po' meno, e anche del mento mi sembra come se abbia qualche cosa che non va a livello estetico, non lo so, non mi dà proprio quella visione di vedere l'attrice. Ci sono chiaramente gli impianti Borg, questo da questo lato è realizzato secondo me in una maniera un pochino più approssimativa rispetto a quello presente dall'altro lato, che adesso vi faccio vedere. Eccolo qua, questo come possiamo vedere è realizzato in maniera secondo me migliore, ok? E anche da questa parte del profilo secondo me c'è una migliore somiglianza rispetto all'altro lato, al personaggio, quindi diciamo che
questa figure assomiglia a Jeri Ryan in base a come la guardiamo. Se la mettiamo un po' così, diciamo in una posizione a 3/4, come viene definita, otteniamo sicuramente una somiglianza migliore. Probabilmente sono solo giochi di prospettiva, magari per come è stato fatto lo stampo, ecco, diciamo che la somiglianza la vediamo più o meno in base alla rotazione del viso che posizioniamo, no? Però c'è anche da dire che comunque riuscire ad ottenere una somiglianza con un attore in carne ed ossa non è proprio semplice. Anche altre case, quando lo fanno su altri tipi di personaggi, comunque incontrano sempre molte difficoltà. Dipende molto dal viso del personaggio reale, alcuni visi sono più facili da riprodurre, altri meno. Diciamo che in questo caso, se avessero utilizzato dei capelli diciamo veri, probabilmente la somiglianza sarebbe stata più marcata. Il fatto invece di aver optato per questa soluzione plasticosa in qualche modo vanifica un po' quell'effetto di realismo che dovrebbe avere, e questo quindi è quanto io mi sento di dire per quanto riguarda il viso. C'è da dire anche una cosa in più: probabilmente questa cosa della somiglianza ha perso perché hanno scelto di dargli un aspetto molto serioso. Invece noi abbiamo visto che Jeri Ryan durante la serie spesso aveva delle smorfie facciali, chiamiamole così, un pochino più sorridenti, un pochino con gli occhi magari un pochino più aperti, eccetera. E questo probabilmente, l'aver voluto puntare invece su un'espressione troppo seria, ha fatto perdere un po' di realismo. Certo, dicevo, come facciamo a scegliere una posa diversa? Allora avremmo dovuto inserire 2 o 3 teste. Sì, sicuramente quello avrebbe contribuito. Certo, quello avrebbe contribuito sicuramente a lievitare i costi, ma magari avrebbe dato anche modo di esporre la figura in un modo più gradito ai collezionisti, quindi non era magari da escludere come possibilità. E anche la possibilità di avere messo alla figura del Capitano Sisko, perché noi abbiamo visto Avery Brooks molte volte recitare con una smorfia sorridente, no? Specialmente quando aveva a che fare con alcuni dei personaggi della serie, e invece è stato scelto di inserire solo un viso molto serioso, e questo chiaramente limita un po' le possibilità di replicare alcune scene viste negli episodi. Quindi magari io avrei preferito magari pagarla 20 euro in più, però avere anche una seconda testa magari con un'espressione diversa, che magari poteva risultare migliore rispetto a questa. Con questo non dico che sia realizzata male, è comunque l'impressione di personaggio diciamo realistico ce l'ha. Diciamo che però non trovo una somiglianza troppo marcata con Jeri Ryan. È lei, ma ripeto, anche no. Questa è la mia idea. Diceva, allora perché l'ha presa? L'ho presa perché innanzitutto il personaggio di 7/9 è sicuramente un personaggio icona per quello che riguarda la serie Voyager, serie che diciamo a mio giudizio non mi ha troppo lasciato il segno a livello di capitano, perché comunque la Catherine Janeway, sebbene a livello di storia abbia poi svolto il suo ruolo in maniera bella e ottimale, al tempo stesso però a livello diciamo di impatto estetico non mi ha lasciato quell'imprinting di diciamo di personaggio preferito. Tant'è vero che io in quella serie praticamente gli unici personaggi che ho gradito veramente sono stati il Dottore e 7/9. Tutti gli altri infatti non li collezionerò, e ho preso 7 proprio perché, avendo già preso il Dottore olografico, volevo in qualche modo non farlo essere da solo come diciamo rappresentante dell'equipaggio della Voyager. In più, sapendo che la Exo 6 deve realizzare anche un'alcova a Borg tra virgolette funzionante, quindi dotata di illuminazione LED eccetera, e non volendo perdere diciamo questa chicca da mettere in esposizione, ho detto mi serve un Borg. Avrei potuto scegliere tra Locutus e 7/9. Locutus però volendo comprare Picard ho preferito non prenderlo, perché esporli nella stessa vetrina non avrebbe avuto molto senso, visto che alla fine è la stessa persona.
e di conseguenza ho puntato su 7 di 9. Oltretutto 7 di 9 ha comunque anche dei lati positivi, perché comunque la parte che riguarda il body, ecco qua, come vedete la parte del corpo è realizzata in maniera ottimale, molto buona, le proporzioni ci sono, ricorda molto il corpo di Jeri Ryan visto nella serie, quindi anche quello ha il suo bel perché. Il suo bel perché che, come possiamo vedere, è realizzato bene anche per quello che riguarda il fondo schiena, quindi tutto sommato, voglio dire, l'impegno per quello che riguarda le forme femminili è stato profuso egregiamente. Oltretutto è stato dotato di alcune caratteristiche particolari, perché a differenza degli altri body usati da Exo6, questo permette anche, vedete, un'estensione avanti e indietro del corpo, proprio per fare in modo di fargli assumere delle pose più marcatamente femminili, ok? Chiaramente qui adesso l'ho messa in maniera esagerata, però comunque, ecco, anche magari volendola esporre magari che guarda un pochino verso il basso, come vedete prende un'inarcatura della schiena molto più veritiera rispetto a quella di altre figure che rimangono, diciamo, più col manico di scopa sulla schiena, per non dire un'altra cosa, ok? Quindi è quello, diciamo, mi ha un po' convinto. Il resto della posabilità è abbastanza buona, solo le braccia secondo me nel piegare qui al gomito risultano dure e non consentono una piega completa. Io ho provato, ma non voglio forzare più di tanto perché non vorrei romperla, e quindi mi sembra che questo sia il massimo ottenibile, mentre per la gamba si può andare un pochino oltre, vedete? Ecco, questo è anche però comunque il limite massimo, quindi non si riesce ad arrivare fino qua, ma d'altronde credo che nessuno metterebbe mai in posa la figure facendo toccare il tacco dello stivale sulle natiche, quindi non penso che questo sia un grosso problema. La giuntura qui delle gambe la sento un po' a scarti, quindi evidentemente il tipo di giuntura è fatto in maniera, ecco, da avere un controllo sulla posizione finale, e quindi questo è buono perché diciamo non dovremmo avere fenomeni in cui la posa cede all'improvviso. Sento invece un po' morbidi quelli delle caviglie, quindi bisognerà vedere se alla fine riuscirà a stare in piedi da sola senza difficoltà, perché magari la prima vibrazione potrebbe in qualche modo cadere. Per il resto le mani, come ho detto, sono intercambiabili semplicemente tirando, vedete? Si può sfilare sia tutta la mano in questo modo, oppure tirando ancora, aspettate, tirando ancora esce fuori il perno su cui possiamo agganciare le mani supplementari, ok? Chiaramente questa è una cosa che si può fare tranquillamente quando è nuova. Quando comincia a avere qualche anno io consiglio di non cambiarlo, perché questi pernetti, se la plastica comincia a degradare, è molto probabile che si rompano facilmente. Quindi scegliete la posa, diciamo, con gli accessori che volete fargli indossare fin da subito, e poi lasciatela così. Questo è il mio consiglio. Si inserisce, vedete, molto facilmente. Va un po' corta di maniche, bisogna ritirarlo un po', ma questo chiaramente è perché ho piegato anche diciamo il gomito. Ecco, se la estendo va un po' meglio. Bene, allora io ho inserito, come potete vedere, anche la cintura magnetica con attaccati appunto tramite magneti anche il fodero per il tricorder e il fodero dei phaser con le rispettive attrezzature inserite dentro. E come potete vedere, diciamo, l'impatto scenico che dà è buono, tutto sommato, nonostante, ripeto, la somiglianza non sia troppo spiccata, però l'impatto scenico generale, su quello non ci sono dubbi. Un'altra cosa che vorrei menzionare è il vestito. Il vestito è realizzato in maniera bella, la trama della stoffa è sufficientemente rifinita, il livello di dettaglio è proprio in scala, no? Quindi ha lo stesso livello di trama, diciamo, di quello originale, non dà l'aspetto giocattoloso come hanno alcuni vestiti per alcune figure. Ecco, come vedete il phaser è caduto perché, ripeto, è attaccato con i magneti, quindi ci intruppiamo, chiaramente si stacca. Le cuciture sono molto invisibili, solo questa qui centrale è leggermente più marcata, però le altre sono praticamente, ripeto, invisibili. Le forme del corpo sono molto belle, come vedete ricorda molto il corpo femminile di Jeri Ryan,
Le scarpe a stivale anche sono state, diciamo, replicate in maniera molto dettagliata. Qui c'è un lieve difetto forse di incollaggio, tende ad essere un pochino più staccata, ma non dovrebbe creare problemi. Anche la parte del torace, diciamo, è molto molto femminile nel modo in cui è stato realizzato, quindi diciamo che da quel punto di vista, per ricreare l'aspetto sexy che era volutamente dato da Jerry D. Ryan nella serie, proprio per richiamare più ascolti, in questo caso la Exo 6 ha centrato l'obiettivo. Ricapitoliamo, allora che voto finale dare a questo figure? Beh, allora a livello di realizzazione del body sicuramente un 8,5-9, non glielo toglie nessuno perché è veramente fatto bene, è stato veramente replicato l'aspetto femminile sexy che aveva l'attrice nella serie, ripeto, sembra un ripetermi ma è una cosa da rimarcare perché veramente è stato fatto un lavoro eccezionale. Per quanto riguarda la posabilità non è proprio al top, però comunque ha delle gimmick, delle caratteristiche, ecco, di torsione del busto eccetera, che comunque gli fanno mantenere il punteggio abbastanza elevato. Per quanto riguarda la dotazione di accessori è sufficiente, diciamo ha tutto quello che dovrebbe avere 7 di 9, non gli manca nulla. L'unica cosa, ecco, mancante al momento è l'Alcova Borg, ma quella si sapeva già che verrà proposta come acquisto separato, quindi una volta che avremo anche quella sicuramente l'aspetto finale della figure messa in esposizione sarà stravolto completamente. Poi chi lo sa, magari potrebbe anche accadere come fanno alcuni produttori di Chogokin giapponesi, quindi di robottini da collezione giapponesi, che magari con le uscite supplementari che riguardano lo stesso prodotto danno degli accessori in più, magari, che ne so, insieme al Cova potrebbero decidere, questa attenzione è solo una mia idea ma non è detto che avvenga, anzi è probabile che non avvenga, potrebbero magari dare una testa supplementare di 7 di 9 o di Locutus, chi lo sa. Se ciò avvenisse sarebbe molto bello, magari con un'espressione diversa. Bisognerà vedere cosa ne pensa Nanjin Tam e se ritiene opportuno dare una new head, una nuova testa con una diversa likeness, no? Diversa, diciamo, somiglianza a 7 di 9. Diciamo che, ecco, una testa con un aspetto più sorridente e con lo sguardo un pochino più aperto, no? Un po' più sorpreso, ricorderebbe magari di più le pose che l'attrice aveva durante appunto la sua recitazione nella serie. Per quanto riguarda l'abito è realizzato in maniera molto molto precisa, ripeto, la trama della stoffa è buona, quindi io anche quello gli darei un bell'8. Il com badge ovviamente della federazione, quello non è rimovibile, come d'altronde non lo è neanche nelle altre figure proposte dalla Exo 6. Lo sculpt del viso, ne abbiamo già parlato, non è proprio somigliante al 100%, però in determinate pose, come abbiamo detto, rivela una somiglianza maggiore. Ecco, per esempio in questa posa secondo me abbiamo una somiglianza maggiore con Jerry Ryan. Quindi ripeto, probabilmente per ottenere il miglior risultato dovrete studiarvi molto come metterla in posa. Bene ragazzi, con questo è tutto, io vi ringrazio per la visione e vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella in maniera da venire avvisati ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Date uno sguardo anche alla pagina Facebook del canale, l'Andrew Riker Channel, trovate tutti i link in descrizione, e anche al profilo Instagram e Twitter, dove vi ricordo pubblicherò anche diciamo notizie e informazioni che non riguardano solo quello che porto sul canale YouTube, ma anche altri argomenti che riguardano sempre le mie passioni oppure cose che ho particolarmente a cuore. Quindi mi raccomando, seguitemi anche lì e mettete un like e iscrivetevi ai vari profili. Ricordo anche di visitare il sito di Extra Trek. Saluto ancora tutti gli amici della redazione con cui ogni tanto mi trovate in live, dove disquisiamo delle varie puntate delle serie. Visitate anche ovviamente il canale YouTube di Extra Trek, dove troverete appunto queste live dove parliamo di tutto quello che riguarda il panorama di Star Trek e della fantascienza in generale, e il sito web dove invece pubblichiamo anche notizie di vario genere, curiosità che riguardano gli attori, che riguardano le serie, riguardano
curiosità legate al mondo della fantascienza, come lo sono anche, ecco, le action figure oppure il modellismo in generale, spaziando addirittura anche sulla fantascienza nell'animazione, come il caso del Mazinger Z della Hachette, o addirittura del prossimo grande Mazinga sempre della Hachette, che è prossimo ad uscire in Giappone, che speriamo venga portato anche da noi in Italia. Per questo ci stiamo lavorando, stiamo mandando ad Hachette alcune mail in cui chiediamo appunto che venga pubblicato anche il grande Mazinga qui da noi, e speriamo che Hachette ci ascolti. Bene ragazzi, per oggi è tutto, grazie per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti amici, lunga vita e prosperità!